Amici di Moto.it, ciao a tutti per una delle comparative più attese del 2020. Parliamo di un genere di moto finalmente che rimette insieme me e Francesco Paolillo. Tanto tempo, eh? Da quando? 2008 pomposa. Con una bella supermotar, che era un genere un po' adatto a metterci proprio a fare le prove insieme. Perché tu provi sempre le super sportive come Panigale, R1M, quelle moto lì. E tu vai direttamente sull'enduro, maxi enduro, moto da fuoristrada. Però adesso abbiamo qualcosa per Francesco, finalmente una categoria che crossa i due generi. E allora beccati queste moto qua. Eccole qua Francesco, le crossover. Io lo sai che non posso neanche pronunciarlo sto nome, ci sono troppe R. Ok, lo dico io, però è la categoria perfetta per rimetterci a fare un test insieme. Sì. Perché sono moto sportive stradali, però con una posizione quasi da maxi enduro. Sì, che poi hanno anche prestazioni molto divertenti su strada, sinceramente. Questa è la novità di mercato appena arrivata a EICMA, è la BMW F900XR. Come è fatta? Ve lo vediamo subito, l'estetica richiama quella della S1000XR, nuova anche lei sempre a EICMA, l'ha appena provata Edoardo su Moto.it. Quindi estetica molto sportiva, mentre la base meccanica ovviamente non è un 4 cilindri depotenziato, ma è il bicilindrico della serie F750 e 850 GS, cresciuto a 895 cc, ecco perché la sigla F900XR, ma sempre in configurazione bicilindrico, fronte marcia parallelo, 8 valvole, con manovellismo di 270 gradi e doppio contralbero per le vibrazioni. La potenza è cresciuta molto rispetto alla GS perché siamo a 105 cavalli a 8500 giri, con una coppia massima di 92 Nm a 6500 giri, con un peso a pieno carico, con pieno di benzina, abbastanza contenuto perché siamo a 219 kg con 15 litri e mezzo di benzina. Questa qui invece è un classico del segmento, perché è la Tracer 900 GT, la versione più accessoriata appunto della gamma Tracer, con un bel parabrezza alto, regolabile, con due velle borse non particolarmente capienti, però motore 3 cilindri, un classico bellissimo, 115 cavalli a 10.000 giri, 8.9 kg di coppia a 8.500 giri, spinge bene in basso, spinge bene in alto, allunga bene. Una dotazione tecnica dal punto di vista elettronico completa, non si può dire altro, e una personalità da vera GT. Non andare troppo nei dettagli però, perché adesso spariamo subito le GoPro, vi facciamo vedere come vanno nel misto, che è la parte più divertente perché sono delle crossover, quindi moto sportive ma comode, e via con la GoPro? Dai, andiamo. Vai! Il grande Lillo ha accettato la nostra sfida di provare insieme le crossover che uniscono le qualità stradali sportive al comfort di una max enduro, moto ideali per chi non punta al fuoristrada ma divertirsi tra le curve. Allora via! Io sono in sella alla nuovissima F900XR, vi dico subito, ergonomia molto valida nel misto perché ho una corretta triangolazione, soprattutto il manubrio è bello sportivo, è comodo ma non è alto, è abbastanza spionente e mi dà un ottimo controllo nel misto. A questo si aggiungono le pedane che vi dico subito sono molto vicine al piano della sella, quindi guida sportiva. Purtroppo però bisogna anche dire che la sella è parecchio dura. Nel misto mi piace perché mi dà tanto riscontro di quello che fanno le ruote sull'asfalto, però in autostrada dopo 2 ore le chiappe sono belle indolenzite, questo dovete saperlo subito. Ottima guidabilità, questa moto in prova è full optional, ho le sospensioni ESA elettroniche, però vi ricordo solo sul posteriore, davanti c'è una forcella non regolabile che però, guardate, se freno anche forte ha un ridottissimo effetto di trasferimento di carico, di affondamento, quindi forcella molto valida nel complesso. Cambio col quick shift, molto rapido in salita, un po' contrastato quando vado a scalare marcia, bisogna pestare un po' con lo stivale. E guardate quanto piega la moto grazie anche alle ottime Bridgestone T30 di primo equipaggiamento. Guida nel misto quindi di questa XR che tiene fede al nome XR perché è molto sportiva. La frenata, adesso avete visto ho rallentato parecchio prima di questa curva, ha una buona potenza, però la modulabilità non mi fa impazzire perché c'è una prima parte di corsa della leva un po' vuoto, poi nell'ultimo tratto si concentra gran parte del potere frenante. Adesso però passo il motore, ma prima di dirvi quanto va forte vi faccio vedere quanto è regolare in basso. Adesso metto la quinta, scendo fino a
48 all'ora, guardate, 2000 giri, riapro in quinta in salita, il motore molto dolcemente prende i giri, il cambio è ben spaziato, la frizione a cavo è molto morbida e sul misto funziona bene, soltanto nello stacco da fermo ha una modulabilità che non mi fa impazzire perché non è molto precisa nel punto di attacco dei dischi. Adesso però vi avevo promesso il motore, veniamo a questo bicilindrico parallelo fronte marcia 8 valvole da 105 cavalli. Non ha perso l'ottima regolarità in basso dell'850 della GS o della 750, anche della sorellina più piccola, ma ha guadagnato una bella curva di potenza perché 105 cavalli si sentono, spingono tanto la moto, ma soprattutto la lasciano sempre molto ben governabile. È una moto facile da gestire, i cavalli vedete anche a moto piegata sul bagnato li sfrutti tutti. C'è anche da dire però che non è un motore che emoziona tantissimo, un motore molto lineare, molto efficace nel misto, tiene testa tranquillamente alla Tracer grazie anche a un'agilità veramente insospettabile, però non ha il carattere brioso del 3 cilindri Yamaha. Questo non vuol dire che vada piano, ma vuol dire che è un'erogazione più elettrica, più piatta. Adesso vediamo qualche curva, purtroppo c'è un po' di bagnato, però vi faccio vedere quanto è efficace la ciclistica della XR900, perché è molto leggera, a parità di peso con la rivale, è molto facile da inserire in curva, da correggere. Guardate, chiudo la curva qua al punto di corda e la moto è veramente immediata. Anche adesso correzione all'ultimo momento, è una moto che si guida col pensiero e perdona davvero anche gli errori più grossolani di guida. Carattere bello sportivo di questa XR, che è una degna sorellina della potentissima XR 1000 4 cilindri. Adesso però passo la parola a Lillo con la Tracer GT, vediamo un po' come va la Yamaha. Sono in sella alla Tracer 900 GT, una crossover dall'animo molto sportivo. D'altronde questo 3 cilindri è davvero uno spettacolo. L'abbiamo apprezzato sulla MT-09, anche in versione SP, molto aggressivo, molto bello, un motore piacevolissimo, un frazionamento perfetto per questo genere di moto. Copioso in basso, allunga bene, è perfettamente allineata allo spirito di questa moto. Capace di andare a spasso con un filo di gas. Adesso siamo in terza marcia, quarta, quinta, sesta marcia. Guardate, scendiamo di giri, siamo a 2000 giri, lui gira tranquillamente, riprende con personalità. È una vera GT in tutto e per tutto. 2 borse, magari anche un bauletto, un bel parabrezza regolabile, facilmente regolabile come potete vedere. Posizione in sella, comoda, forse un filo le pedane arretrate, ma un pelo. C'è anche la possibilità di regolare la sella in altezza. Io sono 1,80 m e con la sella in posizione ribassata sto abbastanza bene, non ho difficoltà a toccare con entrambi i piedi a terra. Poi logicamente per chi è più alto magari 15 mm in più non sono male. Il manubrio è bello ampio, forse un filo alto alla lunga, qui guidando in maniera un po' brillante ci si affatica un po' gli avambracci, però nel complesso è una posizione di guida molto comoda. Poi la protezione appunto è buona, protezione dall'aria, le vibrazioni sono relativamente poche, soprattutto andando su questo genere di strade, tenendo il motore tra i 4 e i 5.000 giri non ci sono problemi. Il motore appunto è fantastico, veramente bello questo 3 cilindri, ben accoppiato a una ciclistica che è votata almeno nel settaggio delle sospensioni standard, è votato al comfort più che alla guida dinamica. Infatti i trasferimenti di carico sono evidenti, se ci si attacca molto ai freni si dà il gas senza tanti problemi. La forcella è regolabile e anche il mono posteriore, insomma è regolabile, manca la compressione, però è regolabile nel precarico molla con un pomello remoto decisamente comodo sotto la sella del pilota e la possibilità anche di regolare l'estensione, per cui
ci si può cucire addosso abbastanza bene, avendo un cacciavite e una chiave inglese si può personalizzare l'assetto. Agile, molto alta sulle sospensioni, le sospensioni hanno una bella escursione per cui copiano bene gli asfalti, anche in questo caso non sono proprio lisci come un biliardo, le sospensioni copiano molto bene, il piatto frenante risponde perfettamente a quelle che sono le esigenze di questa moto, l'ABS è ben tarato, assolutamente poco invasivo, e anche in queste condizioni dove stavano macchie di bagnato in curva riesce sempre a controllare quella che è la frenata di questa moto, ottima la modulabilità anche per quanto riguarda il freno posteriore. Adesso insieme ad Andrea andiamo a dare i voti sulla pagella. Fammi copiare. Copi dopo, ovviamente sono voti studiati insieme da me e Francesco in questi chilometri fatti in queste giornate con le due crossover, e partiamo come sempre dall'ergonomia e in ordine alfabetico. Iniziamo con te Francesco, la BMW. BMW, ergonomia dal mio punto di vista perfetta, la triangolazione sella, manubrio, pedane è ottimale, le pedane forse sono un filo vicino alla sella, però è proprio un punto, vabbè, è proprio una virgoletta. Voto? Voto 8. E passiamo adesso allora alla Yamaha. La Yamaha è appena sotto, ma di poco, siamo a un voto 7,5 perché ha un'ergonomia meno perfetta rispetto a BMW. Perché? È facile dirvelo, le pedane sono un pochino arretrate per essere una crossover e c'è il manubrio un po' alto, quindi 7,5, però questi aspetti hanno dei risvolti sulla voce comfort. Seconda voce, parti come sempre tu da BMW con il comfort, attenzione, prima il pilota. Voto 7. 7 perché? Perché il comfort, allora, diciamo che l'ergonomia è ottima, però la sella è posizionata nella posizione giusta, diciamo così, però è anche un filo rigida. Per i nostri gusti sì, è quasi da moto sportiva, no? È da moto sportiva, sì. Poi, protezione aerodinamica, viene minga, anche il parabrezza sì, è regolabile in altezza, ma anche tenendolo nella posizione più alta, flusso d'aria direttamente sul collo, spalle completamente esposte. Bisogna dire che però vibra poco, sinceramente, anche alla velocità autostradale, e poi il calore non ce n'è. Quindi voto 7, adesso passiamo a Yamaha. Vi dicevo prima del manubrio alto e grazie a questa soluzione la GT si prende un bel 8,5. A livello di comfort si viaggia veramente alla grande. È una crossover ma quasi anche una Gran Turismo, quindi ottima protezione dall'aria, potete regolare poi il parabrezza anche nella posizione alta, io sono 1,85 m e mi ripara alla grande, pedane molto lontane dalla seduta e tra l'altro seduta della sella molto comoda, e anche in questo caso il calore è ridotto ai minimi termini, ci sono un po' di vibrazioni in autostrada agli alti regimi sul manubrio, però veramente qua si viaggia alla grande, quindi 8,5 per il pilota. E poi ti sei scordato di una cosa, la sella è anche regolabile in altezza, Sì. che anche facilmente poi tra l'altro si sgancia, ci sono due posizioni, 8,50, 8,65, per cui va bene per quello un po' più basso e chi è invece particolarmente alto. E già che siamo sulla Yamaha vi dico anche del passeggero. Abbiamo dato, scusa Francesco, 8,5 al pilota, diamo un bell'8 anche al passeggero perché abbiamo una sella molto imbottita, quindi comodissima, le pedane sono senza la gomma che invece c'è sul BMW, però sono molto basse, quindi anche i piloti più alti, anche i ragazzi come me, sono fatto il passeggero a Francesco, stanno bene. Prendiamo 8 e non 8,5 rispetto al pilota perché le maniglie sono molto grandi, però sono anche vicine alla sella, quindi se avete sedere come il nostro un po' abbondante, Parla per te. non riuscite a mettere la mano. L'unico difetto è questo, però voto 8. E invece qui il voto è più basso, perché? Perché la porzione di sella per il passeggero è davvero minimal, da moto sportiva. E inoltre le maniglie sono anche queste, sono sotto il sedere, per cui difficile poterle prendere comodamente, però ci sono le pedane con il riporto in gomma. Il voto? E il voto è sempre quello. Il voto è 6,5. Il voto è 6,5. Ha studiato poco Francesco. Voto 6,5, quindi un po' basso, più che altro perché la sella è proprio corta. Se siete alti avete mezze chiappe fuori. Adesso andiamo avanti con la strumentazione e il ponte comandi delle moto in prova e partiamo come sempre, caro Francesco, dalla BMW. BMW, voto 8,5 perché la nuova strumentazione è molto bella da vedere, ha una bella leggibilità. Purtroppo soffre un po' magari nei sottomenu, c'è da navigare parecchio nei sottomenu quando si vogliono delle informazioni. E per quanto riguarda i blocchetti? Allora, i blocchetti elettrici BMW sono esenti da difetti, si riescono a comandare molto bene anche con i guanti invernali, poi col guantone, e sono anche intuitivi, basta una mezza giornata per riuscire a capire tutto.
Tu invece come ti sei trovato? Con la Yamaha bene, è una bella strumentazione, vi dico subito il voto, 7,5. Perché è un voto meno alto rispetto a BMW? Perché BMW è a prova anche di chi ci vede poco. È una bella strumentazione, grande, leggibile. Qui invece è molto bella come grafica, ma è anche molto piccola. Si vede tutto a portata. Ecco, il vantaggio: non devi navigare nei sottomenu. C'è tutto quello che ti serve sott'occhio, però sono piccoli un po' i numeri. Per quanto riguarda invece i blocchetti, nei blocchetti si vede proprio lo stile un po' giapponese, perché da quello che ho capito ai motociclisti giapponesi piace avere, un po' come sulle macchine, no? Una strumentazione, dei blocchetti molto ricchi, con tanti tasti, fanno tanta scena, però in questo caso c'è qualche incongruenza, come ad esempio il tasto dei riding mode che è stato messo dove invece di solito c'è il lampeggio dell'abbagliante. Non è molto intuitivo, però i comandi bisogna dire che sono ben fatti, quindi voto 7,5. Nel complesso siamo un pelo sotto la perfezione teutonica di strumentazione e blocchetti elettrici. E adesso un aspetto che interessa tantissimo i motociclisti, perché siamo degli impallinati: le finiture della moto. Francesco, BMW. 7,5 perché la moto appare ben fatta, bella curata, un bel design, però c'è qualche plastica di troppo. Abbiamo dei particolari, anche questi cutter sono di una plastica un po' criticabile. Ci sono anche dei particolari, delle mollette per la regolazione che sono belle a vista, danno un po' fastidio. Nel complesso i materiali sono anche buoni, però non vado oltre 7,5. 7,5 per BMW, e invece la scuola giapponese, quando si parla di finiture, rappresenta l'eccellenza, e saltiamo addirittura a un bel 9, e la Tracer se lo merita tutto, perché basta vedere le lavorazioni, le fusioni, le verniciature del motore, del telaio in alluminio, anche gli stessi dischi dei freni che sono flottanti mentre sono direttamente fissati sul mozzo nel caso di BMW, l'anodizzazione degli steli della forcella. Insomma, la qualità è veramente eccellente anche per quanto riguarda poi i comandi sul manubrio e tutto l'insieme della moto, come ad esempio la regolazione del parabrezza che lascia le guide coperte. Quindi voto assolutamente 9. E dopo il 9 sulle finiture Yamaha facciamo un'inversione, tocca a te parlare sempre della Tracer, del prezzo, soprattutto correlato alla dotazione della moto. Allora, diciamo che il rapporto qualità-prezzo è eccellente. 12.500 euro di costo totale per questa versione GT, che è ricchissima. Non c'è bisogno quasi di mettere nessun tipo di optional aggiuntivo. Abbiamo le borse, una strumentazione TFT, parabrezza regolabile, cruise control, sinceramente il quick shifter anche per il cambio, per cui è assistito. Cosa si può desiderare di più su una moto del genere? Te lo dico? Il voto non me l'hai detto. Non lo so. Quant'è? Il voto è in 9. È 9. 9. Sì, dotazione, prezzo, dotazione siamo veramente a livelli altissimi. 3 cilindri, 3 in alluminio, tutto quello che diceva Francesco. Sospensioni regolabili. Sì, è veramente una moto notevolissima, infatti il mercato l'ha premiata sempre, la Tracer 900. Assolutamente. Veniamo adesso alla BMW, l'XR invece il voto qua scende un po' perché si sa, le BMW si fanno pagare, il marchio e comunque anche la qualità costano. Abbiamo un voto 7, voto più basso perché bisogna fare un distinguo. Se prendete la moto senza accessori, il voto potrebbe essere anche 8, perché costa 11.350 euro come prezzo di partenza, però come in tutte le BMW bisogna arricchirla con i pacchetti. In questo caso abbiamo una moto full optional, ha il cruise control, manopole riscaldate, ESA, quindi sospensione posteriore regolabile elettronicamente, abbiamo le borse, quindi c'è davvero tutto, cavalletto centrale, l'elenco sarebbe lungo, però per averla così configurata con anche le borse si arriva a 14.600 euro, che in assoluto, conoscendo le BMW, soprattutto di grossa cilindrata, non è neanche un prezzo altissimo, è un prezzo per niente malvagio, come l'hai definito tu in questi test, no, durante queste giornate. È un prezzo interessante, però ovviamente, visto che il confronto qui è diretto con la Tracer 900 GT, è un prezzo che le fa prendere dei voti ovviamente più bassi. Quindi voto 7, dotazione al top, ma in quel caso dotazione prezzo è over the top, è imbattibile la Tracer per quanto riguarda prezzo e dotazione. Sei d'accordo, Francesco? Assolutamente sì, se no mi dilungo ancora di più, arriviamo dopo domani, tramonta pure il sole. Voto? 9. 9, bravo, qua? 7. Bravissimo, ha studiato Francesco. Adesso passiamo alla prossima voce, che è relativa, molto interessante questo aspetto, ai consumi. Consumi. Allora, abbiamo usato queste moto per qualche centinaio di chilometri, sinceramente senza star lì ad andare piano. Esatto, insomma non siamo stati lì a fare il massimo, il consumo minimo per eccellenza. Qui consumo abbiamo medio del test, 17 km con 1 litro, 18 litri di capacità del serbatoio, per cui una buona autonomia.
Diciamo che il computer di bordo sbaglia di un circa 10%, è ottimistico. È ottimistico? È ottimistico. E i consumi sono davvero vicini. Ovviamente se seguite un po' le comparative di Moto.it sapete che i consumi medi del test sono superiori a quelli che poi riscontrate voi e anche al dichiarato della casa, perché ovviamente li proviamo un po' anche sul passo del pennice, quindi i consumi salgono. In questo caso BMW è molto vicina a Yamaha, perché tu hai fatto 17 con 1 litro, io ho fatto invece 17,2 km con 1 litro, ma in entrambi i casi con una guida normale, non una guida attenta, una guida di tutti i giorni, i 19-20 con 1 litro sono assolutamente alla portata. Anche oltre, guarda. Anche oltre. Cosa strana invece, il computer di bordo della BMW è stato pessimista, perché il consumo medio rilevato dal computer sempre è stato pari a 16,6 km con 1 litro, è un po' tremendo. E secondo me se quelli sono gli 11 km di autonomia residua, secondo me rimani anche a piedi. Mi sa che oggi vengo a casa con te e abbandoniamo la BMW qua. E dopo i consumi si entra nel vivo del test dinamico con il funzionamento delle moto in città, autostrada e nel misto. Partiamo dalla città. Fammeli vedere. No dai, Vai. ma chi l'ha dato quel voto? Vai. Io. 9 alla BMW perché è una moto facilissima, è molto bilanciata nell'utilizzo in città, facile, leggera, la posizione di guida, l'erogazione del motore. L'unico appunto potrebbe venire dallo stacco della frizione, che è migliorabile, non è proprio lineare, però per il resto esente da difetti. E questa è una delle poche voci di oggi dove c'è un pari merito, 9 anche alla Yamaha. E qui apro una parentesi, Mi hai copiato. Francesco, sto copiato, perché queste moto, le cosiddette crossover, sono fantastiche anche in città. Sono moto da viaggio, molto potenti, veloci perché vanno anche forte, diciamocelo, però in città sono perfette perché sono molto strette. In questo caso Yamaha ha un vantaggio per le borse che sono praticamente nella sagoma, nella larghezza del manubrio, quindi si passa bene, sono meno capienti di BMW, però potete usarle sempre anche nel traffico, non vi danno fastidio. Io in questa però ci riesco a mettere il casco. Sì, le selle sono basse perché siamo a 850 mm per Yamaha, molto stretta comunque, quindi aiuta, e addirittura 825 per BMW. Quindi in città si va alla grande, pesi contenuti perché l'abbiamo detto prima, BMW 219 col pieno, qua siamo addirittura a 215, quindi moto perfette per le vostre vacanze, ma anche per andare in ufficio tutti i giorni, così vi dimenticate dello scooter, o no? Per me possono anche scordarselo totalmente. Esatto. Quindi 9, unica cosa leggermente migliorabile su Yamaha, ma hanno già fatto un lavoro negli anni ottimo i tecnici giapponesi, è la risposta nel chiudi-apri dell'acceleratore, però è veramente a cercare il pelo nell'uovo, è una moto fantastica anche in città. E dopo la città, quando esci, ti tocca fare l'autostrada. In autostrada un voto altissimo ancora per la Tracer 900 GT, abbiamo dato 8,5 perché? Perché il motore è davvero tanto a lungo, gira 3000 giri in più rispetto a BMW, il regime in sesta a 130 km/h indicati è di 5.000 giri, tra l'altro lo stesso di BMW, sono veramente due sorellone in guerra tra di loro da questo punto di vista. Però il vantaggio grosso in autostrada, vibrazioni ridotte e poi c'è una protezione dall'aria fantastica grazie al parabrezza di serie, regolabile, che nella posizione alta vi fa viaggiare tantissimo. E la BMW? La BMW pecca in quest'ultimo particolare perché il parabrezza è molto piccolo, anche regolato nella posizione più alta, non copre assolutamente nel busto e ti lascia completamente fuori il collo e il casco e le spalle, per cui ottimo il motore dal punto di vista delle vibrazioni, vibra pochissimo, allunga discretamente ma non come il 3 cilindri Yamaha. Però velocità di crociera anche lei galoppa mica male. Galoppa, allunga abbastanza bene, però insomma su una moto del genere un minimo di protezione in più io lo voglio, per cui 7,5. Va bene. E adesso vediamo anche i voti nel misto. Comportamento del misto inizio io con la BMW. Vai. Che si merita un bel 8. Perché? Perché è una moto che si guida molto bene, agile, stabile allo stesso tempo, una bella frenata, forse pecca leggermente dal punto di vista dell'attacco. L'attacco è un po' loffio. Sì, un po' vuota, la prima parte. Sì, un po' vuota, poi frena, poi arriva la meno frenata. Meno male perché viaggia a 105 cavalli, meno male che frena. No, ma allunga bene anche il motore. Il motore è potente, spinge bene, forse lo fa con poca personalità, perché poi in uscita di curva, quando prendi in mano il gas, lui ti porta fuori, però sinceramente è fin troppo lineare, no? Però l'hai dato 8, quindi cosa vuol dire? Nel misto ti è piaciuta? Come funziona? Perché? Perché rimane molto stabile, controllabile, è molto agile. 8. Sì, è proprio un XR, come lo vedete scritto sui fianchetti, nel misto va molto bene. È una brutta bestia. Sì, va molto, ha un'efficacia notevole, va molto bene.
Tra l'altro ha il cornering ABS e quindi anche il controllo di trazione più evoluto della gamma BMW, il DTC molto preciso in uscita di curva, sentite proprio che scarica la potenza che serve a terra. Adesso, grazie caro Lillo, passiamo alla Yamaha. Yamaha è molto vicina alla BMW, come voto partiamo da quello, prende 7,5, quindi mezzo punto soltanto sotto. Perché? Perché ha un'impostazione più turistica, il manubrio più alto, più comodo, che l'ha fatto prendere un votone esagerato nella voce comfort, nel misto permette di caricare un po' meno l'avantreno. Però il motore è veramente grintoso, conquista da tutti i punti di vista, come erogazione in basso, come allungo in alto, a metà è veramente bello e pieno, frenata ottima, sospensioni regolabili appunto. Mezzo voto in meno dipende in larga parte dalle gomme, perché le Dunlop 222 sono un po' vecchiotte e nella guida anche allegra sportiva vanno bene, però quando trovate le classiche 3 curve molto belle e volete forzare un po', si sente qualche perdita di aderenza, di trazione. Si sente funzionare il traction control. Si sente, esatto. Interviene il traction e la moto viene imbrigliata. Tra l'altro traction regolabile su 2 livelli, quindi la moto rimane sicura, però le gomme non te la fanno godere come potrebbe, perché telaio, motore, freni, sospensioni della Tracer sono davvero ottimi. Secondo me con un cambio di gomme potrebbe avvicinarsi a quel furetto che è la BMW XR 900. Assolutamente, sono d'accordo anch'io. Allora, se siete arrivati fino a questo punto del video vuol dire che vi è piaciuto. Se invece non vi fosse piaciuto, scrivete solo a lui e mettete tutti i commenti negativi, ma solo a lui. Mi raccomando, un like e poi iscrivetevi al nostro canale YouTube, seguiteci sui nostri social. E tu cosa hai da dire? Grazie comunque. Io vi ringrazio anche da parte mia e nelle gite in moto, che sia caldo o freddo come oggi, mi raccomando, il paraschiena, le protezioni e la prudenza, come dice Nico. Grazie a tutti, ciao! Ciao! E allora beccati queste moto qua. Ok, state fermi lì. No, stai fermo veramente. Che cosa c'è da volere di più su un genere di moto del genere? Cosa c'è da volere? Cosa si può desiderare di più per una moto? Però fra, deve esserci, la battuta era che e tu le Max Enduro, quindi non c'è mai niente. Cosa si può desiderare? Aspetta, vado? No, capito, però adesso ci lo scambio. Vai. Se devo dirti e io provo le Max Enduro. C'è il cibo di Paolillo. C'è il cibo di Paolillo, c'è. Fai schifo. Solo piglia schiaffi. Ma lo no, so. mi sto pisciando addosso, mi fa ridere. Le prove sono una scusa per riuscire a mangiare, sempre mangiare te. Cosa vuoi di più dalla vita?